Buongiorno, affronteremo con questa pillola un argomento particolarmente interessante, ovvero lo stato dell'arte del voto elettronico in ambito privato. Dobbiamo fare riferimento al codice civile, nel quale abbiamo alcuni articoli che già prendono in considerazione questa tipologia di voto, per esempio il 2370 per le società per azioni o il 2538 per le società cooperative, norme che rimandano alla regolamentazione contenuta nello statuto societario circa la forma della votazione. Si tratta quindi di una forma di espressione del voto che in linea generale è consentita dal nostro ordinamento, però soltanto ove la stessa sia contemplata dallo statuto di una società. Pur in assenza di una disposizione che ammetta espressamente l'uso dei mezzi di telecomunicazione nell'assemblea delle SRL, società a responsabilità limitata, e di un espresso richiamo all'articolo che ho già citato, il 2370, da parte di norme codicistiche riguardanti questa tipologia di società, questa disposizione del codice, il 2370 sul voto elettronico, è stata ritenuta applicabile anche in via analogica allo svolgimento delle assemblee, comunque delle società a responsabilità limitata. La pandemia da Covid-19 ha comportato, tra le varie cose, l'adozione massiva del voto elettronico in associazioni e società, indipendentemente dalle disposizioni statutarie dell'ente. Quindi si è andato oltre rispetto all'impianto codicistico che ora vi ho citato. Il decreto legge 18/2020, il cosiddetto Cura Italia, ha introdotto delle importanti novità al riguardo e quindi la possibilità effettivamente di un'adozione massiva del voto elettronico in associazioni e società indipendentemente dalla copertura codicistica. Questo termine per l'utilizzo del voto elettronico in ambito aziendale con deroghe rispetto alla normativa codicistica è stato poi prorogato fino al 31 luglio del 2022. Lo svolgimento dell'assemblea da remoto evita così anche di dover, per esempio, esibire il Green Pass nei momenti di pandemia e questo sicuramente facilita moltissimo la gestione delle assemblee. Si può esprimere il voto elettronico quindi nelle SRL, nelle SPA, nelle società in accomandita per azioni, società cooperative, mutui assicuratrici, associazioni. Sono tutti enti che rientrano in questa normativa, possiamo definire speciale da periodo Covid, da emergenza Covid, che ancora oggi comunque sta producendo i suoi effetti nel nostro paese. Il voto elettronico riguarda anche gli enti del cosiddetto terzo settore. È stato chiaramente introdotto da un decreto legge, il 44 del 2021. In passato questa possibilità è stata anche molto discussa. Considerato il periodo emergenziale che si ripropone costantemente durante le ultime annualità, dobbiamo adesso soltanto attendere le prossime evoluzioni normative, disciplinari e l'eventuale stabilizzazione dell'intero impianto normativo che vi ho appena citato nel settore.